Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di ottobre. Abbiamo la carta della stella. Fa riferimento agli obiettivi, ai sogni, ai desideri, a quello che si visualizza, a quello che si sta anche manifestando. La carta della stella è collegata con i sogni e quindi anche con la speranza che c'è nel conseguire un determinato sogno. Andiamo a vedere con l'I Ching che cosa vi dicono. Abbiamo fiducia e famiglia. Wow! Sento un po' avere fiducia nella famiglia. Quando c'è la carta della stella c'è un desiderio, un obiettivo che si vuole realizzare e per qualcuno potrebbe proprio essere la famiglia, quindi mettere su famiglia. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Guardate, c'è una carta in un altro mazzo di oracoli, è la carta numero 11 e rappresenta degli elefanti in fila e dice secondo le regole la carta. Mi viene un po' in mente quella carta perché è un po' come se vi dicessero abbiate fiducia nella vita, nelle leggi universali, in quello che è il destino che è scritto nelle stelle. È come se in questo momento non abbiate la visuale, la visione, diciamo così, di quello che potrebbe essere in un futuro. Ehm, Magari la vostra famiglia, magari compiere un desiderio di appagamento, appunto. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora abbiamo la carta del giudizio, il 9 di bastoni, il 5 di coppe è al contrario è un asso di coppe. Allora, vi ricordo che la prima linea è uno sguardo alle relazioni in generale, poi andiamo a vedere qualche cosa di più specifico per i single e le persone che sono in una relazione di coppia. La carta del giudizio mi dice che c'è stata una presa di consapevolezza, un'illuminazione, un'idea, un obiettivo, un sogno, qualche cosa che è arrivato, diciamo così. Mm? Mm, Normalmente fa riferimento proprio a quello che è la presa di consapevolezza da un punto di vista più ampio, è come se si fosse riusciti a guardare le cose da un'altra prospettiva, ok? E la carta del giudizio fa anche riferimento a quello che potrebbe essere una chiamata o una notizia che arriva ehm, da tempi lontani, diciamo così, da persone lontane, ecco. Sento che qualcuno qui riscoprirà qualche foglio, qualche documento, qualche carta che vi porterà alla consapevolezza, vi porterà a vederci chiaro. Mm? E il 9 di bastoni indica una sorta di energia difensiva che vivrete probabilmente all'inizio, di questo periodo, quindi diciamo verso metà ottobre. C'è un 5 di coppe al contrario anche, quindi per molte persone si parla di far fronte a quello che potrebbe essere una perdita di fiducia, una perdita magari di speranza, mm? Perché comunque abbiamo anche un asso di coppe, l'asso di coppe fa riferimento ai nuovi inizi, ai nuovi percorsi, alle nuove passioni, alle nascite, ai nuovi progetti. Qui è come se mancasse una rinnovazione, ma io credo che sia un po' dipendente da questo tipo di atteggiamento perché comunque si riparte con il giudizio che è proprio la carta di risveglio, di rinascita. Quindi qui o qualcuno non vuole ammettere che c'è bisogno di cambiare un attimino la prospettiva, anche perché giustamente avete poi questo 10 di
di bastoni al contrario, e, che normalmente parla di chiusure, che essendo al contrario è come se non si volesse chiudere un determinato ciclo. Difatti l'asso è in centro lettura, che parla di inizi, e qui, che è il futuro, parla di non voler chiudere qualche tipo di ciclo. C'è qualche blocco qua, ragazzi, c'è qualche cosa che un po' grippa, probabilmente è la fiducia che vi manca. Andiamo avanti, vediamo come finisce la stesa. Vediamo che altre carte vi danno. No, queste sono troppe. Ok, solo due per piacere, grazie. Vediamo, ok, come si sviluppa. 8 di coppe e asso di bastoni al contrario. Quindi sì, c'è bisogno, secondo me, per riuscire a dar compimento a questo 10 di bastoni, quindi a lasciarsi indietro quelli che potrebbero essere i pesi, i sensi di colpa e quelle cose, le cose che legano, no? Un po'. C'è bisogno di affrontare questo viaggio interiore con l'otto di coppe. È proprio un viaggio interiore, non è un viaggio fisico, perché avendo l'asso di bastoni al contrario è un po' come se vi dicessero a livello fisico, concreto, non fate niente. Questa è la non azione. Mm? Quindi secondo me è un momento utile per osservare con occhi diversi, con un nuovo tipo di consapevolezza, mi verrebbe da dire, le dinamiche della situazione che state vivendo. Perché qui c'è una tendenza a non voler chiudere un qualche tipo di cerchio, a non voler cominciare. Anche questo è un asso, che è una carta che parla di inizi, come se non ci fosse un inizio, non ci fosse una chiusura. C'è qualcosa qui, probabilmente potrebbe essere legato a questo 5 di coppe, perché parla sempre di una perdita, di un lutto, può essere una perdita di fiducia, può essere una perdita di un foglio, la perdita delle chiavi della macchina, cioè qualsiasi cosa, eh? Ok, andiamo a vedere per i single che cosa riesco a dirvi di più, come si svolgerà questo periodo. Oh, abbiamo la torre al contrario, abbiamo un 6 di bastoni, un 8 di bastoni, un re di coppe e un 3 di spade, ragazzi. La torre è al contrario, eh? Quindi per qualcuno non c'è stata una vera e propria rottura, però sì un ridimensionamento a livello di ideali, a livello di, come vi dicevo prima, percezione della realtà. Perché comunque qui abbiamo un 6 di bastoni, è una carta di successo, di vittoria, di riconoscimenti. Quindi sento che state un pochettino riconoscendo il vostro spazio personale. È come se iniziaste a capire come e dove mettere i paletti. E il passo successivo sarà comunicare questi paletti per non incorrere più in queste delusioni, mi verrebbe da dire, affettive. Probabilmente qui manca un po' di comunicazione tra quello che volete voi e come volete che gli altri si approccino a voi, mi verrebbe da dire. Non so, ma l'attore al contrario non mi dà la sensazione che sia una situazione che sia terminata in questo caso, ma è più un, come vi posso dire, un ok, forse così non funziona, devo imparare a comunicare meglio. C'è da dire che avete comunque questo 3 di spade da questa parte della lettura e un re di coppe in centro lettura. Qui si potrebbe trattare di qualcuno che desidera comunque, o che ha in testa, o che sta pensando, o che sta visualizzando una persona con una certa differenza o di ceto sociale, o di età, o di cultura, o di stato sociale, nel senso che potrebbe essere impegnata o impegnato. E diciamo che, ecco, potrebbe non essere semplice affrontare questo tipo di situazione, affrontare questo tipo di realtà. Mm? Difatti qui avevamo la carta della famiglia. C'è anche la carta del mondo, vediamo come chiudiamo. Una carta ancora per piacere, grazie. Wow! Asso di bastoni che questa volta è dritto ed è esattamente sotto l'altro asso di bastoni.
Quindi ragazzi, qui c'è un cambio, c'è un nuovo inizio, si va verso quello che è la chiusura di un capitolo, mi verrebbe da dire, è una trasformazione. Per qualcuno è la fine di questa sofferenza. Diciamo, mi viene come da dire, si chiude la ferita. Ma perché? Perché si fa comunque questo viaggio interiore, quindi si cerca di vedere le cose con un'altra visuale, con un'altra prospettiva. E poi abbiamo questo asso di bastoni che comunque è una carta di nuovi inizi, è una carta di passione, è una carta di incontri, di giocosità. Sì, forse qui un po' il consiglio è di togliere un po' di peso emotivo a queste due carte e giocarsela un po' di più. Mm? Giocarsela anche flirtando, per certi versi, perché comunque l'asso di bastoni è sempre un riferimento all'incontro intimo, all'incontro proprio anche sessuale, quindi anche tutto quello che è intorno a questo argomento, quindi anche il flirt, il giocare con battute o cose di questo genere. Vi dico, non sento che entri una nuova energia in questo periodo, ma perché state ancora metabolizzando qualcuno, secondo me. Poi ripeto, non è così per tutti. Se per esempio voi non avete una storia, una relazione da secoli, sento che l'asso di bastoni potrebbe essere un incontro interessante che potreste fare, ma per adesso resta solo un incontro, diciamo, niente di che. Qui c'è bisogno di fare una sorta di cambiamento di prospettiva, come vi dicevo. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Vediamo un po' che carte vi vogliono dare, che messaggio vi vogliono dare. Sono mute, no comment. Eccoci, 6 di bastoni, di nuovo si ripete qui l'energia che avevano i single. 8 di bastoni, un'altra carta ripetuta dell'energia dei single. Abbiamo un cavaliere di spade al contrario. Guardate, in realtà sento che 3 di spade. C'è una sorta di soddisfazione in questa relazione, c'è comunicazione, c'è riconoscimento. ehm, Sì, diciamo che il cavaliere di spade al contrario non dà proprio quest'idea di concretezza, ma il fatto che sia il contrario secondo me è positivo perché vuol dire che è una persona che, insomma, si è, come posso dirvi, instaurata nelle vostre idee. È un po' come se non volesse lasciarvela scappare, perché comunque si parte dal 6 di bastoni, che è la carta del successo, della vittoria. È una conquista questo tipo di relazione, c'è una buona comunicazione. Ecco, arriviamo a questo 3 di spade, che hanno anche i single, tra l'altro. Ehm, Lo sento un po' collegato a questo 10 di bastoni comunque. Il fatto che qualcuno qui abbia subito o abbia una ferita ancora aperta inerente a una situazione del passato che probabilmente non si riesce ancora a lasciare indietro. Può essere, per qualcuno può essere proprio legato al mettere su famiglia. Andiamo avanti, vediamo che cosa. Il mago. Bene. Carta di nuovi inizi, carta di manifestazione, il 9 di bastoni, una carta che si ripete della linea generale. E un cavaliere di bastoni al contrario. Allora, qui ragazzi, con il mago e la carta della stella, sento che dovete fare un lavoro di selezione degli obiettivi, mi verrebbe da dire. Che cosa è più importante per voi e che cosa invece si può lasciare indietro. E da lì partire, perché qui avete il 9 di bastoni. Qui c'è bisogno di difendere o il vostro spazio personale all'interno della relazione o la relazione in sé. Può anche fare riferimento al fatto che uno dei due sia su un piano, diciamo, difensivo, non tanto
cioè è un po' come se non faceste niente da un punto di vista fisico, però sì che fate qualcosa da un punto di vista, diciamo, un po' più sottile, un po' più energetico, perché quando c'è il mago si parla di manifestazione, quindi magari siete persone che fanno meditazione, che si concentrano sul focalizzare gli obiettivi, sul mandare luce, fare questi lavori, diciamo, di tipo esoterico. Però ecco, c'è questo cavaliere di bastoni, qualcosa mi dice che all'interno della relazione, perché i due cavalieri che ci sono al contrario. È un po' come se foste, diciamo, voi a spingere in un certo senso, mentre l'altra persona invece è un po' più carente di intenzioni. Probabilmente è questo che vi fa soffrire, che non capite tanto, è come se voi steste cercando di fare di tutto per arrivare a quello che è il vostro obiettivo, la vostra stella in questo caso. Però ecco, mi sento un po' neanche solitari, perché non è che siete solitari, però a livello pratico probabilmente siete voi che muovete i fili, ecco. Come se l'altra persona, la controparte, non si sforzasse più di tanto, ecco, per capirci. Vediamo con Osho che cosa riesco a dirvi ancora. Abbiamo il controllo e il completamento. Mm, interessante. Carta del mondo, i single ce l'avevano. Qui si tratta di qualcuno che vuole le cose fatte in un certo modo, con una certa perfezione, fatte con una certa regola e difatti la carta del controllo mi suggerisce che c'è qualcuno qui che sta cercando di, come vi dicevo prima, condizionare un po' troppo determinati movimenti, probabilmente determinati, ehm, come vi posso dire, spostamenti energetici. Mm? Lo sento, più che tutto lo sento nelle persone che sono in una relazione, avendo questo mago, che il mago è sempre quella carta che cerca di manifestare, fa quello che io chiamo il lavoro di sotto, il lavoro che non si vede, che in realtà poi è il lavoro energetico che è molto importante quando si cerca di manifestare qualcosa o qualcuno. Allora, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine. Vediamo che cosa hanno da dirvi, amici dell'Ariete. Ok, è volata. Wow. Questa carta vi dice di chiedere per un aiuto. E qui intende sia un aiuto da un punto di vista fisico, ma anche un aiuto da un punto di vista astratto, astrale, sottile. Dice di chiedere aiuto agli angeli. Mm? Ehm, Quando c'è la stella si parla di destino, ok? È una carta che comunque, diciamo, ci ricorda di avere fiducia in quello che l'universo ha per noi. Mm? Comunque potete chiedere un aiuto da un punto di vista appunto sottile, se credete agli angeli, oppure può essere un invito a chiedere aiuto a chi vi sta intorno in questo, diciamo, momento di superamento delle difficoltà. Cari amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi nei commenti se vi ha aiutato. Io vi ringrazio per il supporto che mi date sempre con i like, con le iscrizioni, con le condivisioni, con le donazioni, tutto importante. Vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!